Bentornati o benvenuti sul mio canale. Come prima cosa voglio farvi notare che ho cambiato il nome del canale in LM Modellismo Militare, ma sono sempre io che vi parlerò e vi parlo. E per questo nome voglio ringraziare il mio amico Manuel del canale Alto Adige Trekking, che mi ha suggerito giustamente di cambiare il nome, che risultava troppo lungo. Nel video di oggi però vi voglio parlare di questa scatola qui. Come potete vedere qui sotto, anche se è scritto in russo, della Skiff, il nome già ci fa pensare a qualcosa di non troppo, diciamo, ben fatto. Tuttavia voglio portarvelo e mostrarvi pian piano come lo realizziamo e realizzarlo insieme a voi sul canale. La scatola è una scatola anche piuttosto datata, addirittura 1999, verrà realizzata da scatola, quindi senza delle modifiche, o almeno oggi credo così, e la porteremo avanti pian piano. Quindi vi farò vedere tutta la realizzazione del montaggio, della pittura e dell'invecchiamento e poi semmai imbasettamento. Quindi sarà una serie di video, cosa che vedo tra l'altro apprezzate molto. Per esempio sto vedendo che ha un discreto successo la serie sul carabiniere, o allo stesso tempo la serie sul Ceirano, che deve essere ancora finito, ma ci sto lavorando. Quindi anche questo sarà inserito in una serie di video anche piuttosto lunghi, di 15-20 minuti circa, o anche qualcosa in meno, nel quale andremo a presentare insieme la scatola e andremo pian piano a vedere come realizzarlo. Quindi sarà un vero e proprio video, secondo me, per principianti. Ora direi andiamo a vedere innanzitutto il contenuto della scatola. Bene amici, eccola qui. La scatola è sul nostro tavolo da lavoro. Come vedete è una scatola anche piuttosto grande, come abbiamo detto, di questa ditta qui, la Skiff, il numero 205 e la scala la 1.35. Sicuramente è una scatola, come abbiamo detto, piuttosto datata, 1999, e credo che molti di voi non la hanno mai vista. E per quanto riguarda questa scatola, è stata vinta, come vedete qui, nella mostra di Corrado di qualche anno fa. A proposito delle mostre di modellismo, ovviamente vi ricordo di guardare il mio penultimo video a questo punto, nel quale ho spiegato le mostre di modellismo. Io direi andiamola ad aprire e vediamo un velocissimo unboxing. La scatola quindi si presenta in questo modo. Abbiamo il nostro libretto delle istruzioni. C'è una prima parte nel quale vengono riportati tutti i pezzi che compongono il nostro kit, quelli che troviamo all'interno della scatola. Poi troviamo la vera e propria parte delle istruzioni. Ora ve lo vado a ovviamente far vedere molto velocemente. Quindi questo è quello che dobbiamo seguire per realizzare questo carro. E ora troviamo ancora in celofanate le stampe che fanno e che andranno a comporre questo carro. Abbiamo poi le decal che dovremo andare a inserire e vedremo poi più avanti come fare. Essendo poi questo un video per chi comincia o chi vuole iniziare a fare modellismo, andremo forse a dire qualcosa di banale per chi è già modellista. Comunque andiamo ad aprire insieme questa busta, utilizziamo ovviamente un bisturi e vedremo che poi tutti gli strumenti necessari verranno affrontati all'interno del video successivo, così da far conoscere a tutti gli amici che vogliono affrontare il modellismo quali possono essere gli strumenti base per iniziare. Ok, allora vediamo innanzitutto qui i pezzi. Questi sono i cingoli, poi abbiamo la parte con le ruote, con le nostre ruote, le ruote motrici, le ruote di rinvio e così via. Queste sono tutte quelle corazze che è la caratteristica di questo carro, un carro che tra l'altro, vedendo e gironzolando su internet, è diciamo un carro degli anni 80 che ha combattuto negli anni 80. Qua possiamo vedere poi una finitura anche piuttosto interessante, un antiscivolo, così viene definita, cioè una superficie non
liscia, ma piuttosto ruvida, ed è veramente una bella scoperta per un kit così datato, anche perché oggi per ottenere questo risultato ci sono dei prodotti di modellismo, invece averlo già su un kit è una cosa molto molto buona. Quindi questa è quella parte che comporrà la torretta. Ovviamente poi, come tutti i kit, c'è la parte che compone lo scafo. Uno scafo, direi, lasciatemi dire, importante, piuttosto importante rispetto poi ai modelli scala 1.72 che siamo abituati a vedere sul mio canale, anche perché la grandezza di questo carro è circa il doppio di quelle che faccio di solito io, vedete qui, e ho scelto proprio un carro piuttosto grande per mostrarvi e per farvi vedere come poter utilizzare le varie tecniche e per poter costruire insieme un carro. E abbiamo poi, sempre qui, le parti che andranno a comporre la torretta, la canna. Anche questa in commercio sicuramente, non so se precisamente per questo kit, ma esiste in metallo tornito, quindi anche questa è una delle cose che di solito i modellisti vanno a sostituire. Quindi per chi fa modellismo, soprattutto in scala 1.35, si va a sostituire di solito i cingoli e la canna. Poi ovviamente oltre questo troviamo in commercio anche delle fotoincisioni, ovvero delle lastrine in metallo che vengono utilizzate per realizzare ad esempio delle maniglie, per realizzare ad esempio queste griglie. Quindi diciamo sono degli upgrade per i nostri carri che, come vi dicevo, non porterò e non vi farò vedere all'interno di questo video e non vi farò vedere su questo carro, che sarà da scatola. Infine, come stampata troviamo la parte superiore dello scafo. Ok, quindi queste sono tutte le parti che andranno a comporre il nostro kit. Cosa avviene quindi? Una volta che abbiamo la situazione, diciamo, sotto controllo, dobbiamo iniziare il vero e proprio montaggio. Come avviene? Partendo dalle istruzioni. Su ogni parte, su ogni pezzo delle stampate ci sono dei numeri che basta seguire per poter portare a realizzare il pezzo. Ecco qui, potete vedere, in questo caso la realizzazione di questo carro si compie in 26 differenti passaggi. Infine, molto interessante ovviamente, è la possibilità di colorarlo e la possibilità di avere dei diversi schemi mimetici. Poi questo lo andremo ad affrontare più avanti. Come dicevamo, poi questo carro è un carro degli anni 80 circa, anni 80 anni 90, che sicuramente penso che sia ancora utilizzato nelle battaglie contemporanee. Sarà un piacere condividere con voi la realizzazione di questo kit, che spero possa interessare e soprattutto spero possa invogliare qualcuno a fare modellismo. Nei prossimi appuntamenti andremo subito a vedere quali sono gli strumenti per andare a rimuovere dalle stampate le parti, come le andremo a pulire, quindi già come vi dicevo lui sarà il protagonista delle prossime fasi. E quindi per ora spero che questa prima parte del video vi sia piaciuta. Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa vi aspettate di vedere nei prossimi video. Buon modellismo a tutti e se volete aiutare il canale a crescere iscrivetevi, mettete like e condividete ai vostri amici. Grazie a tutti e buon modellismo!